Ciao, sono Alice e oggi parliamo di drammi coreani. Oggi parliamo di un dramma coreano che si è concluso recentemente, che si intitola A Good Day to Be a Dog, un buon giorno per essere un cane. Allora, questo dramma secondo me ha due grossi problemi, uno esterno e uno interno. Il problema esterno, che è quello diciamo meno impattante, ma che sicuramente non ha aiutato nella visione del dramma, è stata la scelta da parte della produzione di mandare in onda un solo episodio a settimana. Inoltre, cos'è successo? Che per 2 settimane consecutive, soprattutto verso l'inizio della programmazione del dramma, lo slot di programmazione, perché succede questo, ogni dramma praticamente si piglia uno slot di programmazione settimanale. Solitamente i drama vengono mandati in onda in 2 episodi a settimana, quindi ci sono 2 giorni, tipo lunedì, martedì, sabato, domenica, eccetera, eccetera, alla stessa ora e quindi diciamo anche gli spettatori sanno che tipo il lunedì e il martedì è il giorno del tal dramma e quindi si sintonizzano. Dicevo, la produzione in questo caso ha fatto una scelta assolutamente folle e controproducente, perché ha scelto di mandare in onda il dramma solo una volta a settimana. In più, dicevo, nella programmazione iniziale, verso il terzo o quarto episodio, per ben 2 settimane, la messa in onda è saltata perché coincideva con degli eventi sportivi che hanno avuto la precedenza sul canale. Quindi gli spettatori, passando così tanto tempo fra una puntata e l'altra ed essendo i progressi anche così scarsi dovuti appunto al mono episodio settimanale, si sono trovati un po' spaesati. Però ecco, vabbè, questa è stata una scelta un po' infelice che non avrebbe inciso così tanto se il dramma non avesse avuto un problema interno, ovvero una trama, secondo me, estremamente fiacca. Questo dramma è tratto da un manhwa che è della stessa autrice di See You in My 90th Life, ma laddove quell'altro, anche come storia originale, era comunque un pochino più accattivante, un pochino più originale, se vogliamo, questo che pur parte da una premessa che rispetta tutti i canoni dell'incipit intrigante dell'inizio della storia, poi si risolve di fatto in uno sviluppo, non dico banale, ma davvero davvero fiacco. La storia. La storia è quello di questa insegnante che insegna, o homeroom, non so nemmeno come tradurlo in italiano in questo momento. Vabbè, lei è un'insegnante a scuola che ha una maledizione nella sua famiglia. E cosa succede? Che quando bacia qualcuno, alla mezzanotte si trasforma in un cane e la maledizione viene sollevata solo se questa stessa persona la bacerà nella sua forma canina. Ok. Lei è innamorata dell'insegnante di storia, però una sera che beve più del dovuto bacia l'insegnante di matematica, che ha una fobia fin da bambino dei cani. Quindi vedete che il conflitto iniziale c'è, perché mette insieme due situazioni all'apparenza inconciliabili. Pian piano i due, l'insegnante, la protagonista e l'insegnante di matematica, sviluppano dei sentimenti, anche perché lei, secondo il dramma, che è una cosa leggermente diversa dal manual ma ha senso, ha 100 giorni per, diciamo, essere baciata, per sollevare la maledizione, per essere baciata nella sua forma canina, altrimenti rischia di diventare in forma permanente un cane. Dicevo, i due pian piano si avvicinano, sviluppano una storia d'amore, lui effettivamente poi riesce a baciarla nella sua forma canina, ma hanno un nemico, che è l'insegnante di storia di cui lei era inizialmente innamorata, perché questo insegnante di storia altri non è che lo spirito della montagna
che ha maledetto la famiglia della protagonista. E questo perché? Perché in una vita passata lei e anche lui, insegnante di matematica, è stato la causa della morte dell'amata di questo spirito della montagna. Allora, 14 episodi, ve l'ho detto, la storia, nonostante le premesse che, ripeto, rispettano tutti i canoni di situazione inconciliabile che deve essere risolta in qualche modo, nonostante, dicevo, tutte queste premesse, è veramente, veramente molto fiacca. Era proprio già il manual in partenza molto fiacco. Gli sceneggiatori hanno fatto degli aggiustamenti in corsa che però non riescono a risollevare le sorti. Tutta la backstory dello spirito della montagna che nella storia originale in realtà era tipo uno scherzo finito male, perché la protagonista addirittura era una bambina. Lui prende la colpa al posto suo, quindi entrambi vengono in un certo senso maledetti. Però, ripeto, cioè, anche la vendetta, il proposito di vendetta di questo spirito della montagna risulta assolutamente esagerato rispetto ai fatti. Nel manual perché erano due bambini che fanno, fra virgolette, la marachella che finisce male, e non che questa sia una giustificazione, però non si può nemmeno giudicare in maniera così netta, bianco, nero e basta. Nel dramma cosa succede? La backstory secondo me è un pochino più stratificata e anche un pochino più interessante, perché lei, la protagonista, è la dama di compagnia di questa nobildonna che a un certo punto perde il favore del sovrano e quindi deve essere il marito perde il favore del sovrano e quindi di conseguenza tutta la famiglia deve essere sterminata. Lei fugge con la sua serva, che è appunto l'antenata della protagonista, la prima che ha ricevuto la maledizione, serva che è innamorata di un altro signorotto che fa anche la guardia. Loro due si innamorano e lei fugge nel bosco e qui fanno la conoscenza di questo spirito della montagna con cui appunto la nobildonna intreccia un'amicizia un po' affettuosa, ok? Però a un certo punto il protagonista, l'antenato del protagonista maschile, viene incarcerato. La protagonista cerca di salvarlo, però nel tornare sembra che stia vendendo la sua padrona, con cui c'è un grande rapporto anche di amicizia. In realtà lei vuol tornare nel bosco per dirle di scappare, non considerando che ovviamente le guardie la seguono. Lui, che nel frattempo era stato incarcerato perché aveva tentato di salvarle, fugge e cerca di nuovo di proteggerle, e lo spirito della montagna di fatto li vede su un dirupo con la nobildonna e dopo pesca lei, che ha tipo la nobildonna che ha una spada nel petto, e quindi pensa che loro due l'abbiano uccisa per salvarsi la pelle, e da qui la maledizione. Di fatto cosa è successo? La nobildonna che era incinta e aveva perso il figlio, ormai è in uno stato di prostrazione mentale, e quindi anche questo rapporto affettuoso intrecciato con lo spirito della montagna non la risolleva del tutto, e quando vede che la sua stessa esistenza è un rischio, è una trappola per la sua dama di compagnia, che a sua volta è incinta, dice ok, io muoio e almeno il tuo figlio avrà l'occasione di vivere, perché io di fatto sono un ostacolo alla tua vita, al tuo futuro. Lui nel frattempo è già stato ucciso, quindi lo spirito della montagna vede solo che lei è trafitta dalla spada di lui, però tutto il dietro non lo conosce, e quindi parte per la tangente con questa maledizione che, se andiamo a vedere, non ha nemmeno ragione di essere. E quindi già lì, voglio dire, io in più di mio mi porto dietro una grande perplessità riguardo alla figura mitologica spirito della montagna, perché già lo vidi in un altro dramma e mi ricordo che anche allora non riuscivo bene a raccapezzarmi con le scelte che aveva fatto questo personaggio.
Questo perché è un personaggio estremamente imprevedibile, ma il problema è che inserito in una narrazione è l'elemento impazzito, quello che può cambiare le sorti in meglio e in peggio, ma senza una vera motivazione. Il problema è che se non c'è una motivazione sembra quasi un po' la scappatoia facile dal punto di vista narrativo, perché tu ci piazzi un personaggio del genere, puoi costruire una trama alla Inception per dire e poi risolvere tutto dicendo ah, era solo un sogno, ah, abbiamo combinato le peggio cose, le cose più intricate, però poi arriva lo spirito della montagna che con uno schiocco di dita mi risolve tutto. No, cioè un po' troppo facile. E quindi devo dire che l'ho guardato tutto perché volevo vedere come avrebbero gestito la cosa e ripeto, come ho già detto, ci sono delle scelte, secondo me, anche intelligenti, tipo il limite di tempo entro cui la protagonista deve ricevere, diciamo, il bacio di ritorno per non diventare cane, è una cosa intelligente. Tutta la backstory, ripeto, molto più articolata, però anche qua la reazione dello spirito della montagna, che ripeto poi si basa tra l'altro su un suo fraintendimento, è assolutamente esagerata, cioè non è commisurata al tono, all'atmosfera della storia. E quindi sembra di fatto un pazzo furioso che andrebbe rinchiuso nel reparto di psichiatria. Questo è quanto. L'ultima puntata, sinceramente, non me la spiego perché è un'ora di niente, nel senso che la situazione ormai è risolta, lo spirito della montagna ha incontrato la reincarnazione anche della nobildonna che è una studentessa a scuola e che gli dice no ma guarda che tu adesso ti stai portando questo dolore immenso da 1000 anni, ma le cose non sono andate come pensi tu, quindi tu hai imposto una maledizione a delle persone e ti sei dimenticato di indagare nel dettaglio e di scoprire che di fatto la scelta di morire è stata la mia. Cioè, capiamoci. Vabbè, niente. Poi c'è questa figura dello zio di lei che secondo me è assolutamente inutile. Si serve come, fra virgolette, spauracchio, perché è quello che non è riuscito entro i 100 giorni a ottenere il bacio di ritorno e quindi è rimasto cane. Ma poi ritorna uomo, ma poi di fatto è un uomo che abbaia perché ha perso la parola. Cioè, ma lo so, la figura messa un po' lì così, ma non molto contestualizzata, non molto, secondo me, nemmeno pensata, posso dirlo. Le interpretazioni, allora la protagonista è un'attrice che a me piace molto, io l'ho vista in diversi drammi e è molto brava. Lui di nuovo, vabbè, è una bella faccia, ha del potenziale tra l'altro secondo me, questo che mi fa, quando lo vedo mi fa sempre un po' cadere le braccia perché dico vai a frequentare una scuola di recitazione perché un guizzo di capacità c'è qualcosa, però di nuovo sempre le stesse espressioni un po' fisse, un po' gravi che dici dai, cioè puoi fare di più, cioè non lo so, io ogni volta che lo vedo cioè, mi viene in mente proprio un Mulan versione cartone, citazione, ne abbiamo di strada da fare, ne abbiamo sì, è che lui fra virgolette purtroppo per me viene sempre selezionato perché è oggettivamente davvero un bel ragazzo e quindi attira il pubblico femminile, però ragazzi miei, cioè del bello solo bello ci si stufa, del bravo anche se meno bello non ci si stufa e qua lui rischia che se non fa un pochino un upgrade nella sua capacità recitativa rischia di essere relegato forever and ever al ruolo del bello che vabbè si fa quel che si può, non lo so.
Vabbè, sono rimasta un po' delusa, ecco. Non che mi aspettassi grandi cose, perché ripeto, cioè già il manual mi aveva lasciato addosso questa sensazione di fiacchezza generica per una trama comunque molto, un po' languida, ecco, e delle scelte narrative non molto fondate negli eventi. Però ecco, spero sempre che siccome la versione televisiva ha comunque dei tempi un pochino più stretti e magari la necessità di concatenare certe situazioni in maniera un pochino più pensata, speravo che potessero migliorare e invece no, non l'hanno fatto. Pazienza. Bene, direi che mi posso fermare anche per oggi. Vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!